Allora, perfetto, eccoci qui, finalmente, e andiamo a realizzare quelle che sono le risposte alle domande che ci avete fatto, sia quelle che riguardano me, sia quelle che riguardano il nostro ospite, che poi in realtà sarebbe il protagonista, Adriano Monopoli. Ciao a tutti! Se non mi conoscete, vabbè, mi presento io, sono il personal trainer di Ryzen, abbiamo fatto un bellissimo percorso e questo percorso è registrato tutto interamente su YouTube, almeno fino a quando non ho avuto un vero e proprio stravolgimento. Diciamo, è registrato circa un annetto di quello che abbiamo fatto insieme. E poi ovviamente il dopo ha continuato su Instagram con vari reel, varie storie, principalmente sul mio profilo, che poi diciamo alcuni di questi contenuti li abbiamo anche ricondivisi. Se vuoi possiamo leggere le domande, mi fai le domande e rispondiamo, ci facciamo 4 chiacchiere. Cerco di essere il più esaustivo possibile. Partiamo subito con a bomba. Non ho mai tempo per allenarmi. Cosa e come fare? Ogni idea è ben accetta. Ok, allora, immagino che tu abbia la concezione di non avere mai il tempo per allenarti. Molto spesso, nell'80% dei casi, il fatto che tu non abbia tempo di allenarti è solo una tua percezione. Che cosa voglio dire? Che molto spesso perdiamo tempo e energie in cose che effettivamente non hanno senso di essere portate avanti. Quante volte ti sei messo a scrollare il telefono e cazzeggiare? Ci sta. Tuttavia, se ti lasci andare senza renderti conto del tempo che passa, ne passa di tempo. Mediamente ognuno di noi più o meno passa almeno 3 ore sparsi nella giornata, mi auguro, sul telefono, sui social. In quelle 3 ore ha voglia di allenarsi. Ora ribaltiamo lo scenario. Immaginiamo invece che te non stai quasi mai al telefono, sei sempre impegnato o impegnata, hai tante cose da fare offline nella tua vita, nel quotidiano, sei sempre piena di faccende da fare. Non penso che tu non abbia almeno un'ora al giorno da dedicare a te stesso o a te stessa. Perché se così non fosse, io ti auguro di rivedere quelle che sono le tue priorità e organizzare meglio la tua vita. Ammesso non concesso che tu abbia massimo un'oretta così da ricavarti per te stesso, te stessa per l'allenamento, può essere anche sufficiente, soprattutto se sei all'inizio. Ovviamente pian piano devi migliorare quelli che sono, o meglio ingrandire, ingigantire, aumentare quelli che sono i parametri allenanti, aumentando l'intensità, il volume. Se aumenti l'intensità puoi continuare a mantenere quei 30-40 minuti al giorno di allenamento. Se aumenti il volume, è chiaro che il volume rappresenta quanto tu fai in allenamento, è chiaro che avrai bisogno di un po' più tempo. Ovviamente il tutto è gestibilissimo, potresti partire con 30 minuti per 2-3 volte a settimana e piano piano rincarare la dose. Rincarare la dose in che senso? Aumentare il tempo di allenamento oppure aumentare l'intensità. Attenzione però, questa intensità deve essere vera. Quindi deve essere parecchio intenso l'allenamento in modo tale che sia produttivo e ti dia, diciamo, ti dia quegli stimoli che ti portano poi a creare i giusti adattamenti per ottenere gli obiettivi che vuoi ottenere, che siano dimagrimento, aumento della massa muscolare, aumento della forza, eccetera, eccetera. Per la questione del tempo, diciamo che
per l'appunto iniziando mi sono reso conto di una cosa sopra tutte, e questo poi l'ho condiviso con te anche recentemente in realtà. È fondamentale, laddove non c'è, crearlo. Cioè, se non lo si fa, e io prima non facevo attività fisica, non era minimamente contemplata nell'arco della mia giornata, quindi giustamente i miei impegni erano tutti distribuiti fino ad occupare l'intero monte orario a disposizione. Una volta che questo subentra, se non si va a creare quel tempo libero, ma si usa solo il tempo di scarto, si entra in una sorta di trappola, e cioè quella di innanzitutto occuparlo con cose che ci sembrano più interessanti, perché per l'appunto, essendo un'ora di scarto, è un'ora che tu sacrifichi, e l'ottica di sacrificio ti mette anche in condizione psicologica di fare rinunce e quindi di non prendere proprio al meglio la questione, col massimo delle tue potenzialità e col massimo dell'impegno che ci puoi mettere. Invece liberare il posto al fine di curare la propria salute, non solo di riempire uno slot di tempo libero, diventa fondamentale, perché non è più una rinuncia a qualcosa, ma diventa automaticamente parte della tua routine. Un po' concretamente come sta accadendo ora, ad esempio vado a lavorare dalle 5 alle 8, alle 8 vengo in palestra, alle 10 torno a lavorare. Se non potevo farlo, ci saremmo comunque messi d'accordo. Ad esempio, lavoro dalle 5 all'1, magari il pomeriggio venivo ad allenarmi. Non era un'ora che mi trovavo libero e che ho impiegato per venirmi ad allenare, ma è un'ora che io ho già dedicato all'allenamento, come fosse un lavoro, ma non lo definiamo tale. È un'attività personale. Sì, sì, infatti consiglio a tutti quanti di fissarsi in agenda come se sia un appuntamento con se stessi, non con me o verso di me, ma è un appuntamento che hai con te stesso per investire. Non è un sacrificio, è un investimento su se stessi. Ti ricavi il tempo e fai quello che dovresti fare, ovviamente in base alle tue disponibilità, in base a quella che è la finestra temporale che hai deciso te di dedicare per te stesso. Quello è tutto. Io onestamente, personalmente mi ci sto ritrovando in questo tipo di dinamica. Magari uno mi dice vabbè, ma te lo fai per lavoro. Ok, io mi sto mettendo alla prova da un punto di vista in un altro settore, nel canto. Beh, è chiaro che c'è la lezione con il maestro, con l'insegnante di canto, e vai, ti fissi l'appuntamento e fai la tua lezione. Però poi a casa ti devi esercitare, e a casa ti devi creare le finestre temporali per esercitarti, se no non migliori. Non fai nulla esercitandoti per un'ora a settimana, ti devi esercitare più tempo, creare delle micro finestre temporali, fare pochi esercizi che però ti portano al risultato, al miglioramento. Ed è così la stessa cosa all'allenamento. L'allenamento puoi creare delle finestre temporali più lunghe, con meno frequenza, oppure fare mini finestre temporali con più frequenza. Ultimamente sta uscendo la moda degli snack exercise. Praticamente per mantenere la gente attiva gli si dà un compito da fare di 5-10 minuti al giorno per mantenersi attivi. Perché no? Iniziare da questi snack exercise e poi pian piano trasformarli in allenamenti veri e propri. Si dice che la cosa più importante all'inizio è fare più spesso di quanto puoi, meno di quanto vuoi. Da lì poi trasformare in allenamenti veri e propri
questi esercizietti che ti aiutano a migliorare la costanza, li trasformi in veri e propri allenamenti. Ovviamente devi sapere come. Se non lo sai, ti consiglio di affidarti a un coach o un personal trainer. Ciao, ricordate che questa serie è nata grazie al vostro intervento e alle domande che avete fatto sia a me che ad Adriano. Se avete altre domande da farci, altre curiosità o semplicemente volete approfondimenti sulle domande già affrontate, non esitate a chiedere, perché potrebbe davvero aiutarvi. Condividete queste domande con qualcuno a cui pensate possa servire e non dimenticate che possiamo e abbiamo la fortuna e la possibilità di coinvolgere altri professionisti, come può essere un nutrizionista oppure uno psicologo. Quindi approfittate di questa possibilità.